Ragazzi, un paio di anni fa sapete che ho costruito questo forno a legna alle mie spalle. È un forno abbastanza grande, è stato abbastanza impegnativo e anche costoso realizzarlo. Ma se vi dicessi che oggi vi insegno come poter realizzare a casa vostra un piccolo forno a legna per pane, pizza, pasta e pollo, spendendo meno di 50 euro, sì, avete capito bene, esattamente 43,50 euro e l'ho costruito. Io vi chiedo soltanto una cosa in cambio però: se vi piace il video, alla fine condividetelo sui vostri social, mandatelo ai vostri amici così che anche loro possano realizzarlo. Ah, dimenticavo, chiunque può realizzarlo, non c'è bisogno del muratore. Buona visione! Eccomi prontissimo. Ho individuato prima di tutto l'angolo dove posizionare il piccolo forno. Ho messo sul cemento giusto un po' di sabbia per livellare il piano, però considerate che potete installare questo forno anche sulla terra, l'importante è che gli date il piano dritto, in modo che i mattoni poggiano bene, proprio perché non utilizzeremo cemento. Poi abbiamo bisogno di circa 45 mattoncini refrattari, li trovate tranquillamente nei negozi di edilizia. E due di queste mattonelle 50 x 50 cm, altezza 4 cm. Sono in cemento vibrato, quindi non si rompono anche col calore, pur non essendo refrattari. Poi ragazzi, dovete tenere in mente che davvero questo forno può montarlo chiunque. Le uniche due cose che avete bisogno sono solo questi mattoncini, i 45 refrattari e le due piastrelle. Non c'è bisogno di niente altro, solo un po' di occhio, un po' di manualità e basta. E certamente è anche eventualmente spostabile perché è soltanto appoggiato. Intanto vado a posizionare i primi 7 mattoni nel modo in cui state vedendo. Se vi volete aiutare con una squadra per metterli diritti, ma altrimenti basta anche così come sto facendo io, un po' di occhio e andate dritti ugualmente. Certamente per proteggere le vostre manine eventualmente troppo delicate usate dei guanti e non fate come me, ma le mie mani ci sono abituate, per cui non ho di questi problemi. Allora, una volta posizionate la prima fila da 7 mattoncini, vado a mettere sopra in quest'altro modo altri 7 più 1, 8 mattoni. Doverosa precisazione prima di ritrovarmi magari a leggere dei commenti inutili. Questa versione è una versione molto economica per realizzare un forno con un piano da cuocerci poi una pizza, la pasta, peperoni, parmigiana, insomma è molto semplice, economico, ma assolutamente funzionale. So benissimo che si potrebbero mettere i mattoni con il cemento, ma io vi sto facendo vedere una versione di forno a legna con quella cifra meno di 50 euro e che è possibile realizzarlo da tutti, da chiunque, anche da chi non ha mai preso un mattone in mano. Sovrapposta la seconda fila da 7 mattoni, procedo con la terza in questo modo. Seguite esattamente come sto facendo io sul video, qualora volete replicarlo. Questo lo lasciamo piegato così e intanto vado a prendere gli altri mattoni che erano in macchina. Benissimo, e adesso possiamo andare anche avanti. Questi sono gli ultimi mattoncini. Anche il secondo lo mettete in questo modo qua, poi vedrete perché. Adesso dobbiamo ancora mettere nella parte posteriore gli ultimi due e abbiamo così realizzato il piano per appoggiare la prima delle due lastre di cemento. Siccome non sono proprio così leggere queste lastre, state attenti a non pizzicarvi le mani. Avevo messo i due mattoncini esterni piegati proprio per il motivo, in quanto essendo da solo, appoggiando la lastra si sarebbero alzati ugualmente. Adesso una fase molto importante. Dovete lasciare uno spiraglio di circa 2 cm. Servirà a far passare il calore anche al piano superiore. Appoggiamo quest'altro mattoncino rispettando la fessura, mentre gli altri due possiamo accostarli alla piastra di cemento in questo modo qua. Vedete, molto semplice, basterà questo spiraglio.
Queste lastre di cemento non è che nascono proprio per la realizzazione dei forni, perché per i forni ci vuole sempre il refrattario, ma nascono per essere appoggiati nei giardini, nelle camminate, e sono adatti per passarci anche le macchine sopra, per cui sono abbastanza resistenti. Pensate che il piano, questo qui, io l'ho portato fino a oltre 500 gradi e comunque non ha fatto nessuna lesione. I 45 mattoncini li ho pagati 0,60 centesimi caduno, mentre le due mattonelle sono venute 6 euro l'uno. Per cui con la modica cifra di 43,50 euro mi sto costruendo questo piccolo forno a legna. E adesso sto completando il nuovo piano per appoggiare la seconda lastra di cemento. Aggiungiamo ancora questo mattone in questa posizione, rispettate un po' il baricentro in modo che non cadano, quindi vi regolate con un po' di equilibrio, perché poi quando andrete ad appoggiare la lastra di cemento assolutamente con il suo peso non farà muovere più nulla. Benissimo, non mi resta che appoggiare la seconda lastra. In questo modo qua la vado a centrare sulla fila di mattoni ed è pronto. Il forno è montato, non ci resta che provarlo. E proprio alle mie spalle ho la legna che utilizzo per il forno grande, quindi prendo alcuni rametti secchi, un po' di tavolette, un po' di legna per far fiamma e vediamo subito come si comporta. Devo dire che questo è il terzo fornetto che faccio, 2 li ho regalati a 2 amici, sono andato a montarli così divertendoci a casa propria e sono rimasti davvero contentissimi. È davvero un forno sfizioso, degno di Sfizi di Calabria. Un po' di carta, se non sapete come accendere il fuoco imbevete un po' di carta Scotex nell'olio e fa la stessa identica funzione. Il piano di cottura è soltanto uno, il primo, ed è alto circa 10 cm e largo 35 cm, per cui una pizza classica da pizzeria ci va benissimo. Dopo mezz'ora è arrivata a 480 gradi ed guardate che cottura, neanche 2 minuti la pizza è pronta. Dovete soltanto regolarvi con le temperature, magari vi comprate uno di quei termometri a laser e potete farci qualsiasi cosa, anche il pane. Ricordatevi che il piano di sopra è soltanto caldo, quindi non riuscirete a cuocerci niente sopra, però su quello di sotto farete di tutto. E io intanto in circa 3 ore ho montato il forno e fatto già la pizza, avevamo preparato già l'impasto e che dire, non mi resta che cari amici, che dirvi, è buona, è stata una cosa semplicissima. In mezz'ora ho montato il forno, provate a farlo con una serata che non andate in pizzeria, ve lo costruite e se vi è piaciuta l'idea ovviamente condividete, iscrivetevi al canale e fate vedere anche questo fornetto ai vostri amici. Per oggi è tutto, un abbraccio dalla Calabria, alla prossima!